Bentornati a In Viaggio con l'Archeologo. Nuovo video, stavolta dedicato ad una festività del mondo romano che cadeva nel mese di febbraio, quindi siamo proprio in tempo. Premetto però che non c'è alcun collegamento tra la festa che andremo a vedere e San Valentino, come spesso mi è capitato di sentir dire o leggere. Tra il 13 e il 15 febbraio cadevano infatti Lupercalia in onore di Luperco, antica divinità latina, e del lupo, animale sacro a Marte. Il culmine delle celebrazioni cadeva proprio il 15 febbraio, con una serie ben scandita di azioni da rispettare. Alle origini, nel VI secolo, era una festa dedicata alla purificazione delle greggi, estesa poi all'intera città e alla sua popolazione. Lo stesso nome febbraio, in effetti, februarius in latino, rimanda proprio ai riti di purificazione. Il verbo februo, februare, significa purifico, purificare, e februm è l'atto stesso della purificazione. I 12 sacerdoti di questo culto erano definiti Luperci e appartenevano a due confraternite, quella dei Fabiani e quella dei Quintili. Questi si recavano presso il Lupercale, una grotta ai piedi del Palatino. Qui, secondo la leggenda, Romolo e Remo furono trovati e salvati da una lupa che li allattò, fino al momento in cui furono presi dal pastore Faustolo. L'evento è anche narrato in uno dei pannelli dell'Arapacis, ne ho parlato in un precedente video. Insomma, qui a Lupercale i sacerdoti offrivano focacce e sacrificavano, secondo Plutarco, capre e un cane. Compiuto il sacrificio, due giovani di nobili origini venivano portati di fronte ai sacerdoti che, con il coltello rituale, toccavano le loro fronti. Poi, con lana intinta nel latte, il sangue veniva ripulito e i due giovani dovevano scoppiare a ridere. Era una cerimonia molto complessa e andava probabilmente a indicare la morte e la rinascita rituale. Gli stessi autori antichi ammettono di non conoscerne perfettamente le origini. Plutarco e Dionigi di Alicarnasso attribuiscono il rito al culto di Pan e fanno risalire questa festività ad Evandro, il re degli Arcadi, i quali si erano stabiliti sulla parte settentrionale del Palatino. E sempre Plutarco, da buon greco, ritiene che anche il sacrificio del cane sia da ricollegare ai culti di purificazione greci che prevedevano appunto questo animale. Era poi il momento della festa, un banchetto durante il quale i Luperci consumavano parte degli animali. Al termine, con le pelli delle capre, venivano realizzate delle strisce, i februa, e rudimentali indumenti. Con questi i giovani uscivano dalla grotta e iniziavano a correre seminudi intorno al Palatino, fustigando il terreno e chiunque si fosse messo in mezzo. Vediamo cosa riporta Plutarco. In quell'occasione molti giovani nobili e magistrati corrono nudi per la città, colpendo con cinghie di cuoio tutti quelli che incontrano. E anche molte donne di alto rango si lasciano colpire di proposito, come alunni che porgono le mani per essere colpiti, credendo in tal modo di facilitare il parto o scacciare la sterilità. Nel 44 a.C. venne aggiunto per volere di Giulio Cesare un terzo collegio di sacerdoti, i Luperci Iulii per l'appunto, sciolti però poco dopo la sua morte. E proprio al 44 risale un aneddoto passato alla storia. Durante i Lupercalia di quell'anno, Marco Antonio, in qualità di console, corse intorno al Palatino. Giunto in prossimità d'Erostra dove sedeva Cesare, gli porse una corona d'alloro in segno di regalità, ma Cesare la rifiutò tra gli applausi della folla. L'azione si ripeté una seconda volta e ancora Cesare allontanò la corona suscitando un'ovazione tra i cittadini presenti. La corona fu portata sul Campidoglio, ma nei giorni successivi comparvero corone regali su molte statue che raffiguravano Cesare. Gli artefici vennero arrestati, ma tra il popolo alcuni li definivano Bruti, in onore di quel Bruto che in epoca antica pose fine alla monarchia e instaurò la Repubblica. Siamo insomma nelle fasi finali della vita di Cesare e di lì a breve la congiura delle Idi di marzo, ordita proprio da Bruto e Cassio, portò alla morte del noto condottiero. Dopo Cesare probabilmente questa festa perse importanza se, come riporta Svetonio, Augusto fece rivivere alcuni dei riti andati in disuso, tra i quali Lupercalia, proibendo però ai giovani imberbi di partecipare alla corsa. La festa durò fino alla fine del V secolo. Intorno al 495 Papa Gelasio I si scagliò duramente contro le Lupercalia, rito pagano di purificazione, proibendo ai fedeli di prendervi parte. E negli anni successivi la festività andò scomparendo. Anche questo breve video è giunto al termine, io vi ringrazio per essere rimasti con me e vi do appuntamento al prossimo viaggio. Arrivederci!